Durante la Seconda Guerra Mondiale, per incrementare l'efficienza dei campi di concentramento, uno dei principali gerarchi nazisti, Heinrich Himmler, ordinò l'organizzazione di bordelli in 10 campi. Il lavoro in questi luoghi era formalmente volontario, ma in realtà faceva parte di una strategia insidiosa per umiliare e opprimere i prigionieri. Per anni si è preferito tacere sull'argomento delle false volontarie nei campi di concentramento. Margaret, una prigioniera di Buchenwald, racconta nelle sue memorie che tra decine di migliaia di persone fu una delle 16 donne scelte nel sistema dei campi di concentramento SS per servire esclusivamente uomini. Lei e le altre furono costrette a diventare prostitute per altri prigionieri. L'idea venne allo stesso capo delle SS, Himmler, un anno prima, ma non per beneficenza verso i prigionieri affamati e tormentati che venivano trattati come schiavi. Himmler voleva aumentare la produttività dei prigionieri, scarsa a causa delle terribili condizioni di vita. Così nel marzo 1942 ordinò che le prigioniere diligenti fossero inviate nei bordelli in modo volontario. Dal 1942 questi bordelli furono creati in 10 campi, tra cui Sachsenhausen, Mauthausen, Buchenwald e persino Auschwitz. Inizialmente le donne venivano scelte dal campo femminile di Ravensbrück, ma poi vennero selezionate anche da altri campi, principalmente donne tedesche, poiché le donne ebree erano escluse per ragioni razziali. Le SS si affidavano inizialmente a donne che prima dell'arresto si sospettava fossero già prostitute o che avevano relazioni con prigionieri di nazionalità polacca, russa o ebrea. Pur essendo una scelta volontaria, queste donne accettavano per disperazione. Potevano sperare in una nutrizione adeguata, controlli medici regolari, protezione da abusi fisici e lavori forzati. Alcune furono addirittura illuse con la promessa di essere liberate dopo 6 mesi. Una volta accettato, le donne venivano messe in quarantena e sottoposte a esami medici approfonditi per malattie sessualmente trasmissibili. Durante questa fase ricevevano un'alimentazione migliore, quasi un trattamento di recupero per prepararle a svolgere il loro nuovo ruolo. Le SS erano meno preoccupate dell'aspetto estetico e più della salute fisica. Dopo i controlli, le donne venivano mandate in edifici speciali, progettati con corridoi centrali e stanze minimali ai lati, dove incontravano i prigionieri. Questi ultimi, per accedere ai bordelli, dovevano anche sottoporsi a controlli medici per evitare il diffondersi di malattie infettive. I nazisti chiamavano questo privilegio di accesso al bordello un premio, ma solo circa l'1% dei prigionieri poteva accedervi, di solito quelli appartenenti ai livelli superiori del campo o assegnati ai lavori più importanti. Per molti uomini, accettare significava umiliarsi di fronte alle SS e diventare complici dello sfruttamento delle donne, un peso psicologico difficile da sostenere. Per le donne la situazione era terribile, divenivano vittime sia dei nazisti che dei prigionieri stessi. Come racconta Kogon nel suo libro, questo terribile capitolo della storia è rimasto nascosto per anni dopo la fine della guerra. Solo dagli anni 90 alcune ex prigioniere, come Margaret, trovarono il coraggio di raccontare la loro vita nei campi di concentramento. Prima di allora, nessuno sembrava interessato alla loro storia, né i prigionieri che avevano usufruito di questo servizio, né le stesse donne, spesso segnate dal timore che la loro partecipazione fosse fraintesa come una scelta volontaria. Oggi si sa che furono poche centinaia le donne vittime di questo sistema, ma la loro storia è importante. Dimostra fino a che punto i nazisti si spinsero per degradare e mortificare i prigionieri. Per molte di queste donne
fu solo una questione di sopravvivenza. Tuttavia, la loro sofferenza non è mai stata ufficialmente riconosciuta, né hanno ricevuto alcun risarcimento. Solo un caso è noto. Nel 1966, quando una vittima fece domanda per un risarcimento. La richiesta venne respinta per prescrizione dei termini. Se questa storia vi ha toccato, vi invito a condividere il video e ad iscrivervi al canale per restare aggiornati su altre storie dimenticate del passato.